Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi come vedete non sono con la mia divisa da espertone, per chi mi segue, sono dentro la mia Captur. E cosa voglio farvi vedere? Voglio portarvi realmente in una guida normalissima di tutti i giorni come si comporta l'auto, se è rumorosa, i consumi, le prestazioni, le accelerazioni, le decelerazioni e tutto quello che può succedere in un viaggio. Adesso io sono un po' di chilometri da casa, sto rientrando a casa, volevo appunto farvi vedere come va su strada extraurbana e in autostrada, e poi anche passeremo per un paesino dove dobbiamo rallentare, andare piano e vedere come si comporta lo start and stop, eccetera. Bene, quindi partiamo e vediamo come va. Bene, accendiamo l'auto e avete visto, lei va in moto a benzina e poi parte il GPL. L'auto è già calda, quindi è già partito il GPL. Mettiamo la nostra bella prima e andiamo avanti. Al motore al minimo mi sembra che sia abbastanza silenziosa, anzi, secondo me è silenziosissima. Adesso qui abbiamo subito uno stop, ci fermiamo. Allora vi faccio sentire i rumori. Avete sentito che fischia un po' il turbo. Comunque è un 3 cilindri che va secondo me molto bene, ha delle belle prestazioni. Adesso andiamo a imboccare per entrare dentro in autostrada. Vedete che anche al minimo, a 1500 giri già, io accelero e va subito. In terza adesso sono. Quindi non abbiamo problemi di turbo lag e quindi dei vuoti. Lui prende subito, come fosse un diesel quasi. Torno a ripetere, un 1000 3 cilindri a benzina con il GPL. Quindi adesso, ok, salita, comunque nessun problema. Salita abbastanza ripida, sono in quarta, 2500 giri. Bene, adesso imbocchiamo l'autostrada. Guardate, in quarta, 2500 giri, 70 all'ora, accelero. E nessun problema. Adesso c'è il limite di 90 perché siamo... Poi siamo nel limite. Bene, in alto a sinistra vedete l'autonomia che ha ancora, e abbiamo fatto già questa è bene, ho già fatto 107 km e ho ancora 360 km di autonomia col GPL. Media è questa, media al momento 7,8 litri per 100 km. Vedete, allora questa auto ha 5 marce e quindi sentite qua abbiamo le strade. Allora, questa auto ha 5 marce, quindi sta un po' su di giri confronto a quella con 6 marce della Captur, però siamo a 2400 giri a 96 all'ora, non è male. Mi ricordo che quando ho provato la Sandero eravamo a 90 all'ora a 1600 giri, se non sbaglio. Adesso quello che voglio farvi vedere io nella vita normale, normalissima, quarta, entriamo in autostrada, ci mettiamo sulla corsia, acceleriamo e via. Questo è in quarta. Va che è un piacere. Tutto quinta. Limite di 130 all'ora. Lascio parlare i rumori interni dell'auto. Motore non si sente, alcuni frusci, comunque l'auto ha già quasi 4 anni e 60.000 km. Bene, adesso sono 100
12 all'ora, sono dietro a un camion, devo superarlo, metto la freccia e guardate come va, in quinta, non ha vuoti, non ha niente, dai va. Non devo scalare ogni volta quinta, quarta, perché ha un bel tiro il motore secondo me, cioè è un motorino che va molto molto bene. Ecco, vediamo che a 120 all'ora siamo già a 3000 giri, quindi la sesta marcia penso che sulle nuove Captur sia una bella cosa, permette di risparmiare e di far riposare di più il motore, quello di sicuro. Secondo me va molto bene come motore, poi ditemi voi. Adesso provo a fare un sorpasso, vedete, ci mette un attimo. Di sicuro non abbiamo lo sprint di una macchina da corsa, ma comunque la risposta c'è, basta affondare il pedale e va, e anche molto bene. Voi sentite rumori, perché adesso non so i microfoni delle telecamere se riescono a riprendere, comunque a me sembra che vada più che bene per la vita di tutti i giorni. Ok, adesso faccio il tratto di autostrada, poi ci rivedremo direttamente in paese. Bene, siamo usciti dall'autostrada, adesso ci siamo fermati un attimo, proviamo a partire e vi faccio vedere un attimo, vi inquadro il contachilometri e contagiri perché l'altra telecamerina è partita, e quindi giusto per farvi vedere i giri del motore, come si comporta, il cambio è bello morbido, secondo me è un'auto sia da città che anche per andare in giro tranquillamente e fare dei viaggetti, almeno noi ne abbiamo fatti tanti e il problema proprio zero. Qui dobbiamo rispettare i limiti di 50 all'ora. Vedete comunque sono in terza, 2500 giri, posso mettere anche la quarta, non c'è nessun problema che l'auto non saltella oppure ha problemi a riprendersi, anzi va molto bene. Vediamo anche di cambiare magari impostazioni, consumi, sono chilometri, e questa è l'efficienza, e qui vedete il pedale in alto quanto stiamo consumando. Adesso siamo in quarta, stiamo facendo una salita, 1500 giri, nessun problema, cioè il motore prende sempre, anche se è sotto sforzo, veramente elastico, e sono molto molto contento di quest'auto e del motore che ha, che secondo me è equilibratissimo. Qui adesso ci sono tutti dei dossi e anche i rumori di plastica pari a zero, in confronto a tanti che dicono che ci sono degli scricchiolii che io non sento. Seconda, va bene, poi logico che provarla è un'altra storia, ma era giusto per portarvi qualcosa di reale di come si comporta tutti i giorni questa Captur, che io sono solo che contento di questo motore e di quest'auto e di tutto quello che c'è dietro, perché va bene. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, se avete delle domande io sono qua, ho fatto altri video dove parlo di consumi, dove parlo di come si comporta in autostrada, dei vari sistemi di aiuti alla guida, quindi se avete domande scrivetemi pure, io in qualche modo cerco di rispondere a tutti. E grazie a tutti, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, c'è poca gente che si iscrive e molta che guarda, quindi basta premere il tasto iscriviti e vi siete già iscritti e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.